Se vuoi parlare l'italiano in modo più naturale, è importante espandere il tuo vocabolario, perfezionare l'uso della grammatica, ma c'è un altro aspetto che molti studenti sottovalutano: l'uso di espressioni idiomatiche, di modi di dire. Noi italiani usiamo moltissime espressioni che non possono essere tradotte alla lettera. Quindi, se hai una buona conoscenza delle strutture grammaticali, ma traduci ancora dalla tua lingua madre, potresti non comprendere molte delle espressioni che noi italiani usiamo comunemente nella lingua scritta e in quella parlata. Conoscere queste espressioni idiomatiche può aiutarti a comprendere meglio gli italiani, ma soprattutto a rendere il tuo italiano più naturale, più autentico, come quello di noi madrelingua. Se non mi conosci, io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con l'italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se vuoi ripassare e approfondire il contenuto della lezione, puoi scaricare il PDF gratuito che ho preparato per te. Ti basterà cliccare il link nella descrizione del video, inserire il tuo nome, la tua mail e in pochi istanti riceverai il materiale che contiene la trascrizione di questa lezione, ma anche alcuni esercizi per metterne in pratica il contenuto. Iniziamo con la lezione di oggi. Per prima cosa ti leggerò una storia molto breve, un testo di poche righe che contiene 7 espressioni idiomatiche usate tutti i giorni dagli italiani. Quindi per prima cosa vedremo queste espressioni in contesto mentre ti leggerò la storia. Dopodiché le analizzeremo una per una e te ne spiegherò il significato e l'origine. Pronto? Cominciamo con la lettura della storia. Luigi lavorava da anni in quell'azienda. Era bravo, puntuale, non si lamentava mai. Tuttavia, il suo capo, il signor Conti, aveva il coltello dalla parte del manico e lo sapeva bene. Ogni volta che Luigi chiedeva un aumento, Conti faceva orecchie da mercante. Annuiva, sorrideva e poi non succedeva niente. Le cose avevano cominciato ad andare a rotoli quando era arrivata la crisi. L'azienda perdeva clienti, i guadagni erano diminuiti e Conti aveva deciso di tagliare i costi. Convocò tutti in sala riunioni e senza troppi giri di parole fece di tutta l'erba un fascio. Siete tutti poco produttivi, bisogna cambiare tutti i membri del team. Luigi rimase di stucco. Lui, che non aveva mai saltato un giorno di lavoro in 5 anni ed era stato sempre fedele all'azienda, improvvisamente si trovava con l'acqua alla gola. Cosa fare? Accettare in silenzio o reagire? Improvvisamente perse le staffe. Non è così che funziona, disse, alzandosi. Qui abbiamo sempre lavorato duramente, e lei lo sa. Conti lo guardò senza rispondere e per la prima volta smise di sorridere. Com'è andata? Sei riuscito a comprendere il testo nonostante le espressioni idiomatiche? E ora iniziamo ad analizzare le espressioni che ho usato nel testo. La prima è avere il coltello dalla parte del manico. Avere il coltello dalla parte del manico. Questa espressione significa trovarsi in una posizione di netto vantaggio, controllo o potere decisionale in una situazione o negoziazione. Per comprendere questa espressione bisogna solo conoscere le parti da cui è formato un coltello, che sono il manico e la lama. La lama è la parte affilata, tagliente, la parte che si usa per tagliare o per ferire qualcuno. Per usare un coltello in modo sicuro ed efficace o per ferire qualcuno
è necessario impugnarlo dalla parte del manico. Quindi avere il coltello dalla parte del manico significa trovarsi in una situazione di potere o di vantaggio. Il proprietario di casa sa che gli appartamenti in zona sono introvabili, quindi ha il coltello dalla parte del manico nel decidere il prezzo dell'affitto. La prossima espressione è fare di tutta l'erba un fascio. Fare di tutta l'erba un fascio, che significa generalizzare eccessivamente, accomunare cose o persone senza distinguerne le peculiarità. Indica l'errore di giudicare tutto allo stesso modo, ignorando le differenze. L'espressione nasce nel contesto agricolo. I contadini ritenevano una pratica errata raccogliere insieme tutti i tipi di erba, sia quella buona che quella cattiva, per nutrire il bestiame. Al contrario, credevano che l'erba dovesse essere selezionata con molta cura. Quindi raccogliere tutta l'erba in un solo fascio confuso significa non fare le necessarie distinzioni. Lei ha avuto una brutta esperienza con un ragazzo che l'ha tradita, quindi ora fa di tutta l'erba un fascio e pensa che tutti gli uomini siano inaffidabili. La prossima espressione è essere con l'acqua alla gola o trovarsi con l'acqua alla gola. Significa trovarsi in una situazione di estrema difficoltà, pressione o urgenza, spesso economica, con pochissimo tempo o poche risorse rimaste per salvarsi. Altre espressioni simili sono essere sull'orlo del baratro, essere in un vicolo cieco, essere con le spalle al muro. L'origine del modo di dire è evidente. Se fossimo immersi nell'acqua e questa superasse il livello della gola, rischieremmo di morire per annegamento, perché non riusciremmo a respirare e inoltre l'acqua entrerebbe nei nostri polmoni. Quindi l'espressione vuole evidenziare la criticità di una situazione pericolosa, rischiosa e davvero complicata. Domani è il giorno dell'esame e devo ancora leggere 2 libri. Sono davvero con l'acqua alla gola. Un'altra espressione presente nel testo che ti ho letto è rimanere di stucco o restare di stucco. Questa espressione significa restare immobili, ammutoliti, senza parole e stupefatti per una grande sorpresa, paura o sconcerto. Espressioni simili sono restare senza parole, restare a bocca aperta, restare sbalordito o allibito. L'espressione rimanere di stucco deriva dall'idea di rimanere rigido, duro, immobile come una statua, come una roccia o come lo stucco, il materiale di rivestimento delle pareti una volta indurito. Davanti all'incredibile annuncio del matrimonio a sorpresa, siamo rimasti tutti di stucco. Un'altra espressione che ho usato nel testo è fare orecchie da mercante. Fare orecchie da mercante. Questa espressione significa fingere di non capire o di non sentire una richiesta, una critica o un consiglio, ignorando volutamente ciò che viene detto. Questa espressione è documentata nell'italiano scritto a partire dal XIV secolo e ha radici storiche ben precise. Nel Medioevo e nei secoli successivi i mercanti erano molto abili nel curare i propri interessi. Per non subire perdite facevano finta di non capire o di non sentire le richieste o le lamentele dei clienti. Quindi fare orecchie da mercante significa proprio questo, fare finta di non aver sentito o di non aver capito una lamentela o una richiesta specifica. Gli ho ricordato più volte di restituirmi i soldi che mi deve, ma lui continua a fare orecchie da mercante. A un certo punto della nostra storia il protagonista perde le staffe.
Perdere le staffe significa perdere il controllo, perdere la pazienza. Questa espressione descrive una reazione di rabbia improvvisa e incontrollata. Espressioni simili sono andare in bestia, perdere la testa, sbottare. Ma perdere le staffe è un'espressione che viene dall'equitazione, dal mondo dei cavalli. Quando un cavaliere perde il contatto con le staffe, perde l'equilibrio e la stabilità, rischiando di non riuscire più a dominare il cavallo. Temo che potrei perdere le staffe se il traffico non comincia a muoversi subito. Sono fermo da 20 minuti. E infine, l'ultima espressione di oggi è andare a rotoli. Andare a rotoli. Andare a rotoli significa fallire, andare verso un esito negativo. Si usa per descrivere situazioni, piani, progetti o affari che non vanno a buon fine e crollano rapidamente. Espressioni simili sono andare a monte, andare a scatafascio o andare in rovina. L'espressione deriva dal concetto di cadere rotolando. Questa immagine dà l'idea di una discesa inarrestabile, incontrollabile. L'immagine a cui dobbiamo pensare è quella di una persona o di un oggetto che cade rotolando in modo inarrestabile, senza poter frenare la propria caduta. Questa è un'immagine che descrive perfettamente il declino rapido e inarrestabile di una situazione. Possiamo usare l'espressione con il verbo andare, andare a rotoli, che si riferisce alla situazione, al progetto, all'affare che va verso il declino, ma anche con il verbo mandare, mandare a rotoli. In questo caso l'espressione si riferisce alla causa, alla persona o alla situazione che causa la crisi o il declino. Dopo anni di incomprensioni, il loro matrimonio è andato a rotoli e hanno deciso di divorziare. Il disaccordo sul budget ha mandato la trattativa a rotoli. E queste erano 7 espressioni utilissime usate ogni giorno dagli italiani. Se vuoi puoi usare lo spazio dei commenti per iniziare subito a esercitarti con l'uso di queste espressioni, ma ti consiglio di scaricare anche il PDF gratuito per ripassare la lezione di oggi e fare qualche esercizio utile. Se la lezione ti è piaciuta, ti invito a mettere un mi piace a questo video e a iscriverti al canale per non perderti nessuna delle prossime lezioni che pubblicherò. Grazie di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Io non vedo l'ora di vederti nella prossima lezione. A presto!